Ciao e bentrovati, io mi chiamo Flavian e benvenuto in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio per l'ascendente Gemelli, ma come dico sempre, se volete avere un'idea più olistica di quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, quello del Sole e della Luna, ok? Ma l'ascendente resta sempre quello più importante. Per i gemelli, ascendente, Sole o Luna in gemelli, il mese di maggio è un mese ricco di eventi, ok? Il tuo governatore Mercurio che torna diretto, c'è un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro, Venere e Marte anche loro cambiano il segno e il Sole entra finalmente nel vostro segno dal 21 di maggio. Ma vediamo un po' più nel dettaglio. Il mese inizia con Mercurio, il tuo pianeta governatore, che è ancora retrogrado nel segno del Toro, ma fino al 15 maggio, ok? Per cui ci può stare che i gemelli durante questo periodo, che ha cominciato già dal mese scorso, siano meno presenti, siano un po' più isolati, almeno mentalmente, ok? Oppure a non essere tanto lucidi nel pensiero, magari si sentono un po' persi o qualcuno può perdere qualche oggetto, che è le chiavi di casa, scordarsi delle cose, oppure non si ricordano delle cose, i dettagli. E con Mercurio nella 12ª casa è facile dimenticarsi qualcosa perché qui le cose sono offuscate, ok? Oppure abbiamo la mente altrove, magari si pensa al passato, delle questioni spirituali o psicologiche, magari si pensa molto a questioni legate alla salute mentale, ok? 12ª casa, oppure riguardare o riconsiderare, rivedere qualche comportamento autosabotante, a rompere qualche indugio nella vostra vita, ok? Magari per qualcuno questo vuol dire delle informazioni che sono nascoste, um, che vengono fuori, ci sono delle bugie su di voi, oppure delle cose non proprio positive dette su di voi, per cui qualunque cosa succeda in questo periodo è importante seguire il flusso degli eventi, di non cercare di controllare le cose, di non diciamo resistere agli eventi perché in realtà in questa casa le cose, tutto quello che succede è fuori dal vostro controllo, ok? Bisogna più che altro avere fede, ok? Bisogna adattarsi agli eventi e quindi essere più flessibile. E i gemelli sono bravi a farlo, a differenza di magari di altri segni come i segni fissi, ok? E perché no, cercare di dormire di più, di riposarvi, di passare, magari molti vorranno spendere più tempo nel letto, ok? Oppure magari a fare meditazione o yoga. Parlando di letto e del sonno, molti in questo periodo potranno sognare di più, o almeno più del solito. Avranno anche dei sogni premonitori se volete. Se per esempio avete avuto dei sogni particolari che hanno attirato la vostra attenzione quando Mercurio era diventato retrogrado, quindi intorno al 21-22 aprile, giorno più, giorno meno, fateci attenzione perché sono sogni pieni di significato, ok? E la stessa cosa potrebbe risuccedere
quando Mercurio torna diretto intorno al 15 maggio. Per cui è bene scrivere i vostri sogni almeno in questo periodo e cercare di donare un'interpretazione, perché ci sarà qualche messaggio importante per voi lì, ok? Sicuramente qualcosa vi può, se sentite che vi tocca in particolare, vuol dire che il messaggio è importante. Poi a partire dal 15 maggio, quando Mercurio riprende il suo moto diretto, piano piano le cose iniziano a tornare alla normalità, ad andare nella direzione giusta, ad essere, le cose iniziano ad essere più chiare e voi stessi tornate in un modo o nell'altro a- ad essere più lucidi mentalmente. Dico piano piano perché Mercurio in realtà sarà ancora invisibile nell'ombra ancora per circa 2 settimane e che richiederà un po' di pazienza in più, ma le cose si risolveranno, ecco. Poi i gemelli riprendono fiato e torneranno a splendere, specialmente quando il sole entrerà nel vostro segno a partire dal 21 maggio e la vostra energia, la vostra voglia di vivere riprende finalmente quota, ok? Il 5 maggio invece abbiamo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione nella vostra sesta casa, ok? Del lavoro, della salute, delle abitudini quotidiane, salutari e non salutari, dei colleghi e degli impiegati, per cui questa eclissi lunare può portare qualche situazione di crisi per quanto riguarda la salute. Questa è una probabile interpretazione. Magari i gemelli dovranno rivedere certe abitudini nella loro vita che devono essere adattate a delle nuove situazioni. Magari lavorano troppo e si dimenticano di riposarsi, specialmente con Saturno che è nella vostra 10ª casa e che altri magari non riescono a dormire bene, oppure devono liberarsi da certe cattive abitudini o convinzioni un po' tossiche che li bloccano dall'avere una crescita spirituale, se volete, o che li porta ad avere qualche problemino di salute. Magari c'è un abuso di alcol oppure di fumo, oppure qualcun altro non fa abbastanza movimento, o è dipendente da troppi farmaci, ok? Se si verifica qualche problema di salute è importante detoxificare il proprio corpo, e visto che questa eclissi è congiunta al nodo sud della Luna è importante eliminare tutte quelle tossine che ci possono essere nel corpo e tutto ciò che il corpo in realtà non ha bisogno, perché forse ha bisogno di riprendere energia, di sentirsi, c'è il bisogno di sentirsi più vivo, e con Urano nel mezzo tutto ciò può avvenire in modo rapido, ok? All'improvviso. Da un altro lato, la sesta casa è anche la casa dei colleghi di lavoro e degli impiegati, se sei un imprenditore o un'imprenditrice, per cui può essere che improvvisamente un collega di lavoro o un dipendente un po' tossico può andare via e quindi terminare la relazione con lui o con lei, oppure qualcosa può cambiare nell'ambiente di lavoro che era un po' tossico, ma tutto può variare, specialmente se hai dei pianeti nel segno del Toro e dello Scorpione o degli altri segni fissi,
come l'acquario e il leone, ma in ogni caso quello che può uscire fuori durante questo periodo sappi che è un evento karmico e se finisce è perché non ha più ragione di esistere nella propria vita. E tieni presente che possiamo sentirne gli effetti anche un mese prima, quindi già dagli inizi del mese di aprile, e che può durare fino a 18 mesi per completare il ciclo. Il 16 maggio invece abbiamo il grande evento dell'anno dove Giove finalmente entra nel segno del Toro dopo ben 12 anni nella vostra 12ª casa e vi resterà per un anno intero. Quindi in questo mese di maggio la 12ª casa è molto attiva nella tua vita e Giove, il pianeta benefico, porterà per molti ascendenti gemelli a viaggiare all'estero, di solito in paesi più lontani, dove si attraversa il mare e dove non conosci per forza la cultura o la lingua, oppure può aiutare a trasferirsi all'estero, ok? Giove per voi governa anche la vostra 7ª casa delle relazioni e quindi per qualcuno Giove può portare una relazione con uno straniero o con qualcuno che vive all'estero. Parlando invece di affari, può essere che Giove porti un contratto all'estero o con un collaboratore all'estero, qualcuno che è diverso dalla propria cultura, ok? Per qualcuno può significare anche una relazione clandestina, ok? Avere un amante, perché la 12ª casa è una casa considerata nemica della 7ª casa del matrimonio. Per cui se vi trovate in questa situazione è bene fare attenzione. Okay? Parlando di matrimonio, il proprio partner invece può avere qualche problemino di salute in più. Per qualcun altro Giove spinge a passare più tempo da solo, ok? Questa è la 12ª casa, a cercare uno spazio privato per se stesso, a isolarsi, ma anche a espandere la propria immaginazione e la propria creatività, ok? E connettersi con il mondo invisibile e spirituale, a ricevere dei messaggi importanti dal mondo invisibile, consultando magari un astrologo, uno psicologo, eccetera, oppure semplicemente trascorrendo un po' di tempo da solo, magari in natura, ok, Toro, e meditare, per esempio, se è il vostro caso. Dall'altro lato, Giove può, in un senso più negativo, espandere qualche vizio di troppo, ad abusarne, magari ad avere qualche spesa di troppo, incontrollabile, a mangiare di più, a abusare dell'alcol. Se Venere è lì nel segno del Toro, può essere lo zucchero, o se Marte si trova lì nella vostra 12ª casa, può espandere il desiderio sessuale anche in modo negativo, ma qualunque cosa sia, è come se cercassi di compensare qualcosa emotivamente, ok? Per cui è bene comunque cercare di capire qualsiasi comportamento compulsivo che può venire fuori, ok? Perché Giove qui porta consapevolezza, è come una lente di ingrandimento che ti aiuta invece di risolvere, di abbandonare una volta per tutte tutti quei comportamenti, pensieri, convenzioni, tutti quei comportamenti di autosabotaggio, perché Giove qui vuole prepararti
per l'anno prossimo, quando Giove entrerà nel vostro segno, per cui è bene approfittarne adesso. Il 19 maggio invece avremo una luna nuova, sempre nella 12ª casa, ed è un invito e un'opportunità per molti per seminare nuove intenzioni su tutto quanto detto su Giove, specialmente se c'è qualche stato mentale o pensiero che ti diciamo turbora lo stato d'animo e che ti tiene prigioniero o prigioniera, o qualsiasi situazione simile a una prigione, che può essere vera oppure psicologica anche, ok? Il giorno successivo invece Marte entra nella tua terza casa ed il giorno successivo il Sole entra nel vostro segno, per cui inizierete a sentirvi più energici, a partecipare di più nella società, ad essere più occupati, magari a fare dei brevi viaggi, a spostarvi di più, magari per lavoro, o a svolgere più lavoro amministrativo, ad essere molto più competitivo anche negli affari, anche se avete un'attività in proprio, ok? Magari nella compravendita. L'unica nota negativa, se vogliamo, con Marte in terza casa è che può portare dei piccoli incidenti in macchina, oppure con tutto quello che è affilato, coltelli, eccetera. Oppure un'altra espressione negativa è che semplicemente le tue parole, terza casa, possono ferire qualcuno, perché Marte vi rende molto più diretti nella comunicazione, potete ferire qualcuno, ok? Questo è tutto per gli amici dei gemelli, spero vi sia piaciuto il video e che vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, perché ogni mese pubblicherò nuovi video dove analizzo le energie del periodo, e specialmente scrivetemi qua sotto se avete delle domande in particolare oppure dei feedback. Ne sarò molto contento di leggerli, anche per migliorare i miei contenuti per voi. Ok? Ciao e alla prossima.